Il problema di chi inizia a fare animali esotici non avendo una formazione adeguata, secondo me, è non prendere seriamente la cosa. Penso ad esempio che se una struttura dovesse iniziare a offrire un servizio di neurologia, ci penserebbe bene prima, cioè, di lanciarsi nel mercato senza avere una diagnostica di secondo livello. A Roma, se non hai una risonanza, non puoi nemmeno pensarci di offrire un servizio di neurologia. E sugli animali esotici è la stessa cosa. Sono pazienti che stanno male 24 ore al giorno e quindi secondo me un servizio deve offrire competenze 24 ore al giorno. Dedichiamo tantissima dell'energia economica e intellettuale che ruota intorno al settore degli animali esotici a formare delle persone che 24 ore al giorno sono presenti in clinica e sono in grado di fare una cosa che poche strutture effettivamente al mondo sanno fare, che è ad esempio un'ecografia con contrasto per identificare ascessi o molto spesso nel coniglio ad esempio una torsione del lobo epatico, che è una malattia molto comune. Avere dei medici di notte, non reperibili, ma di notte essere presenti, in grado di fare un'ecografia con contrasto, per me è veramente una cosa che ci invidiano molte strutture dagli Stati Uniti. Quando sanno che offriamo questo tipo di servizio ci fanno i complimenti. E certo non è facile avere 10 medici che ruotano, perché poi devi avere ovviamente il personale competente che si alterna tra giorno e notte, un servizio di qualità durante il giorno. La nostra struttura, per fortuna, sono oltre 20 anni che offre la medicina degli animali esotici, sono venuti a imparare da noi tantissimi veterinari da tutto il mondo e oggi riusciamo quindi a mantenere questa struttura, ma credo di non sbagliare se consiglio a chi vuole offrire questo servizio di tenere in considerazione che i loro clienti avranno bisogno di loro spesso la notte e quindi il personale del pronto soccorso deve sapere quantomeno come muoversi o come non fare dei danni, perché ad esempio in un pappagallo che ha un disturbo respiratorio non è detto che dobbiamo sapere ad esempio che spesso non va manipolato, magari va semplicemente messo sotto ossigeno e lasciato superare la crisi respiratoria, oppure va in emergenza sedato e inserito un tubo nel sacco aereo perché lo permette di respirare, se pensiamo che abbia ad esempio una forma infiammatoria che gli chiude la trachea. Sono tante le malattie peculiari degli animali non convenzionali che bisogna conoscere, dobbiamo prendere seriamente se vogliamo fare questo investimento e selezionare persone che vogliano occuparsi di questi animali, perché le soddisfazioni che possono curare questi animali sono molto molto grandi. Oltre a delle persone competenti servono della strumentazione, ad esempio servono delle bilance dedicate, perché pesiamo animali che spesso sono sotto il chilo, a volte sotto letto di peso, no? Per dire, un pappagallo inseparabile pesa circa 50 grammi, le tartarughe possono essere 10 grammi appena nate e diventare invece in alcune specie africane magari 100 kg. Quindi avere la possibilità di riscaldare un eventuale animale ricoverato. Spesso questi animali non convenzionali sono affetti da patologie legate a una cattiva gestione, quindi la terapia passa anche attraverso una ospedalizzazione e quindi la nostra struttura, se vuole offrire assistenza a questi animali, deve dare la possibilità di riscaldarli, di avere ad esempio delle teche che emettono raggi ultraviolette per alcune specie di rettili, oppure delle gabbie ad hoc per dei pazienti aviari ad esempio. Quindi le strutture non sono poche, delle incubatrici dedicate sono effettivamente molto importanti e serve tutto quello che serve su cane e gatto, ad esempio delle pompe ad infusione per gli animali che sono ricoverati, o l'endoscopio è uno strumento che usiamo tantissimo, l'apparecchio radiologico che possa fare delle buone immagini anche su animali piccoli, e oggi usiamo tantissimo la TAC che ci dà delle ottime informazioni, quindi avere delle TAC che possono fare delle buone immagini anche su animali piccoli è molto importante. La medicina degli animali esotici è una branca della veterinaria che sta crescendo molto rapidamente. Come tutte le cose che crescono rapidamente ci sono dei rischi, va interpretata bene il passo, perché una struttura che lo fa alla leggera rischia di proporre un servizio di bassa qualità e di perdere i clienti che sono abituati invece a un certo livello di medicina. Una delle convinzioni
sbagliate, secondo me, che c'è in questo momento nella medicina degli animali esotici è che il veterinario per animali esotici deve fare dei percorsi esclusivi di medicina degli animali esotici. Quello che dice il college europeo, il college americano, è che invece il veterinario per animali esotici deve fare un suo percorso sulla medicina del cane e del gatto, cioè la medicina generalista, che non vuol dire una medicina di serie B, ma una medicina molto di livello, capire di immunologia, di malattie infettive, del cane e del gatto, dove in veterinaria sono state fatte le maggiori ricerche probabilmente, e poi successivamente specializzarsi, perché il veterinario per animali esotici del 2030 è un veterinario che applica le conoscenze che abbiamo sulla medicina del cane e del gatto, le applica agli esotici, e il veterinario normale non riuscirebbe a farlo. Cioè, ad esempio, se abbiamo un cane con una grave crisi respiratoria dovuta a un quadro infiammatorio polmonare, una polmonite improvvisa, come succede per le persone che abbiamo conosciuto durante il Covid, che vengono sedate e messe in anestesia, la stessa cosa dovrebbe succedere sugli animali esotici, che hanno delle loro peculiarità e quindi richiedono delle preparazioni particolari, ma saper intubare un animale, tenerlo in anestesia, richiede certamente molte competenze, sia di struttura, ma sia proprio che i medici devono essere capaci di fare quel tipo di procedura. Questo invece viene sempre un po' considerato non necessario e quindi si applica spesso alla medicina degli animali esotici un qualche cosa che magari è obsoleto. Serve fare dei corsi, in Italia sono offerti molti corsi, forse la più famosa società è la SIVAE, che è la Società Italiana Veterinari per Animali Esotici, che offre incontri annuali, regionali e corsi di ottimo livello, che niente hanno da invidiare ai corsi all'estero. E poi ci sono tutti i corsi all'estero che sono particolarmente stimolanti, perché è la possibilità di conoscere anche autori internazionali e allargare ancora di più la veduta su questi animali. Se una struttura vuole seriamente intraprendere il percorso della medicina degli animali esotici, deve offrire un servizio 24 ore come si offre per quegli altri animali, perché altrimenti un servizio ambulatoriale è sempre un servizio che danneggia o mette a rischio la salute dell'animale. Sono tanti, noi riceviamo circa una decina di conigli a notte e spesso è quel quadro molto nuvoloso che è il blocco, si dice blocco, il coniglio che non produce più le feci o che non mangia più, ed è in realtà un sintomo molto generico, cioè vuol dire che il coniglietto sta male, ma le cause possono essere tutto ciò che lo fa stare male improvvisamente. Spesso sono palle di pelo che rimangono nello stomaco, pelo che lui si è leccato, palle di pelo che nello stomaco diventano sempre più grandi e poi a un certo punto prendono la via dell'intestino. Al 95% sono queste palle di pelo che si bloccano poi a livello intestinale. A volte possono essere anche altre cause, ad esempio semi, se il coniglietto ha mangiato per dire un fagiolo, ed è molto improbabile, però ci è capitato di trovare tipo fagioli che sono stati ingoiati interi, cosa che il coniglio non fa mai, e poi trovarli fermati nell'intestino. Ma possono essere cause di, ad esempio, torsione del lobo epatico e non è facile capirlo, soprattutto nei conigli sono animali che nascondono molti sintomi, quindi capire se ha un tipo di problema o l'altro bisogna, oltre alla visita, fare una radiografia, un'ecografia, un'analisi del sangue, va fatto tutto molto rapidamente, perché spesso i conigli hanno dei quadri che richiedono un intervento chirurgico immediato. A volte possiamo trovare, soprattutto nel maschio, dei calcoli che dalla vescica, che stanno in vescica per dei mesi, poi improvvisamente dalla vescica provano a uscire attraverso l'uretra, ostruendola e impedendo al coniglio di fare pipì, e quello può portare a un blocco renale, quindi lì richiede un intervento immediato. A volte in endoscopia riusciamo a riposizionare in vescica il coniglietto e quindi rimandare la chirurgia magari ai giorni successivi, o a volte dobbiamo proprio operare, quindi addormentare un coniglio che ha tutti i valori sballati perché non riesce magari a fare pipì da ore. Noi torniamo dal lavoro alle 7 e scopriamo che il nostro coniglio sta male, tra che realizziamo una cosa in altra, e a volte ci troviamo che il coniglio arriva a mezzanotte e va operato di corsa. Queste sono le cose principali, poi sono tantissime le malattie, a volte magari il proprietario arriva tardi solamente perché se ne è accorto tardi. I pappagalli sono animali molto complessi da conoscere bene. A volte, ad esempio, loro hanno delle forme respiratorie molto particolari, si formano proprio delle placche
di materiale infiammatorio, dei granulomi, sulle vie respiratorie e da un momento all'altro, cioè il pappagallo può passare dallo stare perfettamente allo stare malissimo nel giro di un secondo e non riuscire a respirare. In quel caso non è facile aiutare il pappagallo perché non è facile fare della diagnostica, non è detto che si riesca con la diagnostica a capire quello che c'ha, serve un veterinario esperto e competente e a volte bisogna semplicemente dare dell'ossigeno oppure a volte intervenire e rimuovere queste placche di materiale infiammatorio. Nei pappagalli a volte arrivano tardi perché i proprietari non si sono accorti che magari non mangiavano e magari arrivano che sono pelle e ossa. Il pappagallo è un animale che quando non sta bene spesso tende a stare con il piumaggio un po' più gonfio, il proprietario pensa che è grasso, invece magari non sta bene e gonfia il piumaggio, quando lo vai a toccare dentro non c'è più la muscolatura sul petto. A volte stanno male perché hanno mangiato dei pezzetti metallici e magari arrivano di notte quelli solamente perché il proprietario di giorno non c'è e quindi arriva la sera e se ne accorge la sera. Traumi molto frequentemente perché magari hanno sbattuto, avvelenamenti, ormai la gente è sempre più informata, quindi è difficile che abbiamo casi di proprietari come era una volta che davano da mangiare delle cose, delle schifezze o condividevano il proprio cibo col proprio pappagallo, ecco, succede sempre meno. Il rettile può arrivare in pronto soccorso, penso ad esempio alle tartarughe che vengono schiacciate in giardino dalla macchina, ad esempio, o quelle che cadono dal balcone, oppure perché il proprietario si accorge che sta male solo quando torna a casa, o mi è capitato nelle tartarughe piccole che magari il filtro le risucchia e rimangono sott'acqua molto tempo rischiando di finire affogate, oppure attraverso magari i sassi, le piante presenti nel terrario rimangono incastrate sott'acqua e non riescono a venire a respirare e hanno bisogno quindi di un intervento come una persona che si trova ad affogare. Ci può capitare in alcuni animali che mangiano prede vive, e a Roma è vietato dare prede vive, a meno che non c'è una richiesta del medico veterinario, che la preda, no? Ad esempio penso al serpente col topolino, il topolino si mangia il serpente perché il serpente magari sta male, il topo ha fame e finisce per mangiarsi il serpente. E quindi magari non se lo mangia tutto, ma si trova il serpente con delle zone di corpo mangiate dal topo o dal ratto. Nei rettili possono esserci quadri di decalcificazione improvvisa, penso ad esempio alle tartarughe femmina che depongono le uova, che improvvisamente, veramente da un giorno all'altro, nel giro di poche ore, passano dallo stare benissimo nel momento in cui calcificano i gusci delle uova, improvvisamente la tartaruga non ha più calcio per contrarre i muscoli e quindi si trova in uno stato di debolezza estrema che non è facile identificare.